Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il mal d'orecchio è uno dei sintomi più comuni con l'arrivo dei primi freddi negli adulti, ma soprattutto nei bambini. In genere questo sintomo è la caratteristica dell'otite, un'infiammazione dell'orecchio che però può colpire zone diverse dell'orecchio e avere quindi anche diversi sintomi. In questo video scopriamo le diverse tipologie di otite, quali sono le cause e soprattutto i rimedi. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'otite è un'infiammazione dell'orecchio generalmente provocata da un'infezione virale, batterica o fungina, anche se può essere favorita da fenomeni di natura allergica. Le due tipologie più frequenti sono l'otite esterna e quella media, che riguardano rispettivamente l'orecchio esterno e l'orecchio medio. Esiste però anche l'otite interna o labirintite, che riguarda l'orecchio interno e il nervo uditivo, che ha caratteristiche diverse e che non tratteremo in questo video. L'otite esterna consiste nell'infiammazione del canale uditivo esterno, quindi tutta la parte dell'orecchio che va dall'esterno fino al timpano. Generalmente l'otite esterna è causata dall'ingresso di microrganismi come batteri, virus o funghi all'interno del canale uditivo. Può essere di tipo acuto, ma può anche andare incontro a cronicizzazione se persistono le cause che la sostengono. L'otite esterna è la tipica infiammazione del nuotatore o anche dei bambini dopo un'intensa giornata di tuffo in piscina. In questo caso l'infezione è provocata dai microrganismi che entrano insieme all'acqua sporca del mare o della piscina nel condotto uditivo e che trovano, grazie all'elevata temperatura corporea, l'ambiente ideale per replicarsi. Altri fattori che predispongono all'otite esterna sono ferite accidentali anche con l'utilizzo del cotton fioc, allergie che alterano la pelle come psoriasi, eczema, dermatite, irritanti come ad esempio le tinture per capelli o l'utilizzo prolungato di tappi o di apparecchi acustici. I principali sintomi dell'otite esterna sono otalgia, quindi dolore all'orecchio che aumenta se si preme il trago o si tira il padiglione auricolare, otorrea, quindi fuoriuscita di liquido dall'orecchio anche maleodorante, edema, quindi gonfiore del canale uditivo con presenza di detriti umidi e pelle desquamata, prurito, soprattutto nel caso in cui l'infezione sia provocata da funghi. Una volta diagnosticata l'otite, il medico potrà prescrivere degli antinfiammatori per la gestione del dolore ed eventualmente anche della febbre. Per trattare l'infezione batterica invece c'è bisogno dell'antibiotico, se l'infezione è sostenuta da funghi invece ci sarà bisogno dell'antimicotico. Nei casi più lievi la terapia può anche essere di tipo topico con l'impiego di gocce per l'orecchio a base di antinfiammatorio, antidolorifico e antibatterico. È importante però che l'uso di queste gocce non diventi un'abitudine, innanzitutto perché l'uso prolungato può portare a fenomeni di sensibilizzazione e inoltre sono presenti delle controindicazioni. Ad esempio sono controindicate in caso in cui ci sia la perforazione del timpano e per fare questa valutazione serve la visita medica. Per prevenire l'otite esterna è importante avere una corretta igiene, ma senza esagerare. Il cerume prodotto infatti ha una funzione protettiva se nella giusta quantità. La pulizia con il cotton fioc è consentita solo nella parte esterna dell'orecchio per pulire la secrezione che esce fuori, ma non internamente. Il rischio è quello di ferirsi, ma anche di spingere ancora più internamente il cerume, formando un tappo che causa problemi uditivi e può far insorgere infezione. Per pulire correttamente il canale uditivo è possibile avvalersi di soluzioni disinfettanti a base di acqua borica dopo una giornata in piscina, oppure per la pulizia quotidiana di soluzioni oleose per sciogliere il cerume e favorire la fuoriuscita di quello in eccesso. A questo link trovi una selezione dei migliori prodotti per la igiene delle orecchie su semprefarmacia.it. L'otite media consiste nell'infiammazione dell'orecchio medio. L'orecchio medio parte dal timpano e contiene i 3 piccoli ossicini dell'udito che trasmettono le vibrazioni dal timpano all'orecchio interno. Dall'orecchio medio parte un canale, la tromba di Eustachio, che collega appunto l'orecchio medio alla rinofaringe.
proprio nella zona in cui si trovano le adenoidi. Questo canale, quando funziona correttamente, permette di mantenere la giusta pressione all'interno dell'orecchio medio in modo da rendere libero il timpano di vibrare. L'otite media è in genere provocata da un'infezione di natura batterica o virale. L'otite media acuta è spesso la conseguenza di un banale raffreddore, di un'allergia oppure di una ipertrofia delle adenoidi. Ciò accade molto più facilmente nei bambini, nei quali la tromba di Eustachio è immatura e inoltre è spesso ostruita dalle adenoidi ipertrofiche. Inoltre i bambini piccoli hanno molta più difficoltà a liberare il naso dal muco e questo accumulando si può entrare nella tromba di Eustachio provocando infezioni. Può accadere che dopo un'otite media acuta non vi sia la guarigione completa, ma che il liquido si accumuli nell'orecchio medio provocando quella che è l'otite sirosa cronica. In questi casi si può avere anche la perforazione del timpano. I principali sintomi dell'otite media acuta sono otalgia, timpano arrossato e sporgente, perdita di udito, fuoriuscita di pus dall'orecchio e febbre. Anche l'otite media si cura con analgesici, antinfiammatori e antibiotici. Può essere utile per favorire la guarigione anche effettuare l'aerosol con il rhinowash o la forcella nasale. Se l'infezione persiste e il timpano è molto sporgente e non funziona correttamente, si può effettuare un intervento di miringotomia o paracentesi. Questo piccolo intervento consiste nel praticare un forellino nel timpano per favorire la fuoriuscita del liquido dall'orecchio medio verso l'esterno. Può anche essere necessario inserire un tubicino che verrà eliminato da solo dopo qualche mese. Per prevenire l'otite media è importante avere una corretta igiene delle cavità nasali e delle prime vie aeree, ridurre per quanto possibile la frequenza delle infezioni e ridurre anche l'intensità dei fenomeni di natura allergica. Per una corretta igiene delle cavità nasali, soprattutto nei bambini piccoli che non sanno soffiare bene il naso, è utile effettuare lavaggi nasali con soluzione fisiologica e aspirare i muchi con l'apposito apparecchietto. Negli adulti invece è possibile avvalersi di soluzioni isotoniche spray nella quotidianità o ipertoniche ad azione astringente in caso di congestione nasale. A questo link trovi una selezione dei migliori prodotti per l'igiene nasale presenti su semprefarmacia.it. Abbiamo visto cos'è l'otite, le sue caratteristiche, il trattamento e la prevenzione. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.